Signore e signori, come probabilmente è facile intuire, oggi andiamo in auto con un nuovo box Android Auto e CarPlay, ma anche Android 13, che ha però una particolarità. Eh sì, perché questo Atoto CB6 ha al suo interno un chatbot AI powered by ChatGPT o qualcuno che gli assomiglia, che ci permette di portare l'intelligenza artificiale all'interno del nostro veicolo. E che ce ne facciamo? Allora, prima di vederlo in azione, questo è Atoto, il nostro box che si collega tramite porta USB-C. Qua vedete, poi c'è anche l'espansione di memoria e anche lo slot per la SIM, eventualmente voleste collegarlo autonomamente alla rete mobile. Cavetto, in questo caso USB-C, USB-A, fornito in confezione insieme anche ad altri cavetti, a dire la verità, per collegarlo al sistema di bordo. È abbastanza grosso, per capirsi questo è un AA wireless, quindi come spessore siamo lì, anzi forse AA wireless addirittura più spesso, ma come dimensioni generali vedete che Atoto è decisamente più grande. E adesso andiamo ad attaccarlo al nostro sistema di bordo, che deve comunque supportare Android Auto o CarPlay, e vediamo cosa succede. Ed ecco qua Android Auto. Questo Atoto infatti è un box 1 e trino, è compatibile con Android Auto, con CarPlay e ha anche un sistema completamente autonomo basato su Android. Questo è Android Auto perché momentaneamente l'ho collegato tramite il mio Pixel, potete vedere appunto tutte le applicazioni classiche che ci possono essere su Android Auto. La fluidità tutto sommato è abbastanza buona, poi insomma non dipende soltanto dal box in sé, quindi non staremo qui a spaccare il capello sulle performance relativamente appunto ad Android Auto. Quello che ci interessa in realtà sono altri aspetti. Se infatti andiamo nel menu di Android Auto e scegliamo di uscire, passiamo proprio al sistema che vi dicevo prima, questo Android a suo modo autonomo. In questo momento non l'ho connessa alla wifi, quindi è per questo che ha dato questo errore, e qui possiamo muoverci in maniera appunto, come vedete, indipendente da Android Auto con tutte le applicazioni che vogliamo. È presente proprio il Play Store, quindi possiamo andare a installare anche YouTube, possiamo andare a installare anche tutte quelle app che normalmente sarebbero vietate, come per esempio Prime Video, su Android Auto o anche su CarPlay, e possiamo sfruttarle. Ovviamente mi raccomando, sempre prudenza, macchina ferma, ma questo è inutile che lo stia a sottolineare. Netflix, Disney Plus, vedete c'è davvero di tutto, VLC, TikTok, insomma tutte le app bene o male che vi vengono in mente le potete installare. Attenzione, perché non è detto che funzionino benissimo sullo schermo dell'auto. Per esempio, se andiamo su YouTube, vedete che YouTube non è la versione ottimizzata per il veicolo, ma è quella che avremo sostanzialmente in una visuale anche da smartphone o da web. Possiamo certo andare qua a cercare i video che vogliamo, però vedete anche come sia scomoda la visualizzazione in questo modo, con le anteprime larghissime che si scorrono, devo dire, anche abbastanza male, e quando li andiamo a riprodurre c'è un'interfaccia che non è ottimizzata appunto per il veicolo. Adesso lo zittisco. È sostanzialmente appunto quella web, quindi dobbiamo andare a cercare proprio i pulsantini, per esempio quello per metterlo a tutto schermo. Insomma, occhio alle applicazioni, perché non tutte si sposano benissimo con lo schermo del veicolo. Ma non giriamoci troppo attorno, perché bene o male le interfacce di questi sistemi operativi basate su Android sono tutte abbastanza simili. In questo caso abbiamo tra l'altro Android 13 per essere precisi. Eccolo qua, vedete, è possibile accedere proprio a tutte le impostazioni generali di Android. Qui viene visto come un telefono. Poi nella recensione che trovate su smartword.it magari vi lascio anche tutti i dati proprio tecnici. Vedete 4 GB di RAM, 64 GB di storage, versione di Android la numero 13, insomma è un sistema Android bene o male completo, con in più appunto questa particolarità di avere un'app chiamata Drive Chat, alla quale poi dovete andare ad associare un'altra app chiamata SwiftStone, in questo caso sullo smartphone, che vi consente di andare a personalizzare i chatbot disponibili. Quello predefinito è basato su ChatGPT. Chi conosce ChatGPT per esempio riconoscerà qua le sue voci abbastanza tipiche, quantomeno quelle che c'erano prima. Adesso ce ne sono di più. Possiamo andare a scegliere il modello AI tra base e avanzato, anche se è tutto molto molto generico, ma soprattutto possiamo andare a installare eventuali altri chatbot. Vedete qui ce ne sono alcuni con una breve descrizione: assistente nella presa di decisioni, oppure il negoziante, oppure insegnante figlio, che eccelle nel rendere concetti complessi semplici e divertenti per i principianti. E qui vedete che
poi li andate a personalizzare. In pratica questi sono dei GPT, secondo come l'ho interpretata almeno io, non è proprio, devo dire la verità, chiarissimo, sempre basati su appunto ChatGPT. Potete andare qui a scegliere le voci e personalizzare ciascuna, e i modelli sempre base e avanzato. Semplicemente ciascuno di questi è stato un po' addestrato su un compito specifico. Questo qui per esempio è l'insegnante per il figlio. Se volete utilizzare basta andare qui ed abilitarlo, e a questo punto vedete che li avete più di uno tra quelli disponibili. Se volete abilitarli o meno, poi al volo c'è questa impostazione qua. E che cosa ci possiamo fare? Allora, è possibile interagire con questi chatbot direttamente con il pulsante per l'attivazione vocale presente sul veicolo, quello che di solito è sul volante. Nel momento in cui io lo vado a premere, compare qua, vedete, una faccina che dice che mi sta ascoltando, quindi sta ascoltando tutto quello che sto dicendo in questo momento, e probabilmente non ci capirà nulla. Quando mi fermo vedete che inizia a elaborare e poi scrive la risposta. Se vedi un'icona che sembra indicare che il sistema ti sta E dopo ascoltando, piano piano me la legge. parte dell'assistente intelligente del veicolo. Questo assistente... Mi annoio, puoi raccontarmi una barzelletta? Certo, ecco una barzelletta per te. Perché i gatti non usano i computer? Perché hanno paura dei mouse? Raccontamene un'altra più divertente. Va bene, ecco un'altra barzelletta. Qual è il colmo per un matematico? Avere problemi con la divisione in famiglia. Tra l'altro ecco qua, piccolino, non so se si riesce nemmeno a leggere, c'è scritto GPT-4o. Quindi comunque è l'ultimo modello, quantomeno quello multimodale di ChatGPT. E avete visto tra l'altro che continuando la conversazione lui ha capito che io mi riferivo sempre alla barzelletta, quindi potete continuare a dialogare senza stare a specificare ogni volta il contesto o il punto, diciamo, a cui eravate rimasti. Apri Spotify. Ecco, contrariamente a quello che può fare ChatGPT su smartphone, con questa applicazione qui potete anche aprire altre applicazioni, e quindi è molto utile, è una sorta appunto di assistente Google per certi versi, per interagire direttamente con le applicazioni del veicolo senza toccare lo schermo, quindi direttamente con i comandi vocali, un po' appunto come facciamo già adesso con l'assistente. Per fortuna la finestrina del nostro amico assistente si può anche ingrandire in modo da leggerla un po' meglio, e se andiamo nell'applicazione di Drive Chat troviamo tutta una lunghissima serie di comandi da leggere per capire cos'è che possiamo fare con lui. Ne abbiamo già visti alcuni, per esempio apri app X, chiudi app tal dei tali, la luminosità, possiamo interagire proprio anche con lo schermo, ci sono alcuni giochi, gioco interattivo Autovelox. Ecco, c'è da dire però che non funziona sempre tutto alla perfezione. Per esempio, io ho provato ad avviare il gioco interattivo Autovelox e in questo momento il sistema proprio non risponde più ai comandi vocali. Se premo il pulsante non compare più il mio amico assistente, e l'unico modo che ho per farlo ricomparire che mi viene in mente è spegnere e riavviare il tutto, anche perché si capisce comunque che questa interazione, questo Drive Chat è ovviamente un sistema di terze parti, non è integrato in Android come può essere un Gemini o un Google Assistant, e quindi la sua interazione è tutta un pochino più farraginosa. Avete visto anche che i tempi di risposta non sono rapidissimi. Voi parlate, lui ci sta un po' lì a pensare, poi vi fa vedere che cosa ha capito che gli avete detto, e poi dopo vi legge la risposta dopo, insomma, altri ulteriori secondi. Quindi non è certo un'interazione rapida come quella che possiamo avere per esempio con Gemini o con Assistant su Android Auto. Mi puoi raccontare una bella storia per bambini? Ciao, sono Miss Ellie. Sono una maestra dell'asilo che ama raccontare emozionanti storie d'avventura ai bambini. Altra cosa importante, in questo momento, probabilmente l'avrete capito, ho abilitato un altro dei chatbot AI, in questo caso Tempo di storia di avventura con Miss Ellie, che tra l'altro me lo sta leggendo in italiano, ok, ma non certo con il tono Sky, ma con un tono generico. Se andiamo per esempio anche a cambiarlo, e allora raccontami una storia, e visivamente vedete che non c'è grossa differenza. Tra cui scegliere. Adesso è ritornato a quello principale invece. Andiamo con la numero 1. Storia 1. L'avventura nella foresta di Bruno. Bambini, ora la maestra Ellie ha delle domande per voi. 1. Bruno si è perso nella foresta.
Perché pensi che sia riuscito a trovare la strada di casa? Vi dico la verità, non credo che se avessi un bambino in macchina in questo momento apprezzerebbe tantissimo questo stile di racconto con una voce così poco empatica che va avanti a dritto senza fermarsi finché non arriva in fondo, a meno che tu non lo interrompa, ma in quel caso l'interazione potrebbe non essere perfetta. Insomma, non è proprio quel grande chatbot IA che capisce tutto e che risponde bene. C'era un bel esempio, ne abbiamo parlato in un articolo su Smartware che magari vi lascio linkato qua sotto, di un chatbot che parlava in linguaggio molto naturale, sembrava quasi una persona. Ecco, per raccontare una storia coinvolgente ai bambini ci vorrebbe una cosa del genere, non una voce come quella che avete appena ascoltato, che va avanti a leggere uno script dall'inizio alla fine senza veramente alcuna forma di empatia o di comunicazione vocale un pochino più adatta al pubblico per il quale sarebbe rivolto. E visto che parliamo dei chatbot presenti, non so per quale motivo uno dovrebbe voler parlare con il chirurgo John, che è un esperto e può fornire agli utenti consulenze e consigli relativi alle procedure chirurgiche. Cioè, io tutto vorrei fare fuorché farmi spiegare come operare qualcuno da un chatbot cinese come questo, però Va bene lo stesso! insomma, sarò molto onesto, questo esperimento dei chatbot in auto non mi ha convinto affatto per tantissime ragioni. Intanto perché tecnicamente non sono perfetti e lo avete visto, poi l'implementazione non è particolarmente rapida e intuitiva, cioè se dovete stare lì a guardare perché magari aspetta un po' a rispondervi e vi distraete dalla strada, non è che sia un grande aiuto. E al di là di tutto, quando arriverà Gemini su Android Auto, perché Google ci sta già lavorando, ne abbiamo parlato su Smartwatch, ci sono più di un articolo al riguardo, sarà 100 volte meglio di un accrocchio come questo. E lì sì che magari potremo avere un dialogo un pochino più costruttivo, tra l'altro con un chatbot che sappiamo bene quale sarà Gemini appunto di Google. Qui sì, si basano sul modello di ChatGPT, senz'altro quello gratuito, perché non vedo come potrebbe essere quello a pagamento, ma non è ben chiaro nulla insomma in realtà di che cosa state usando, e lo avete visto, il livello di emozione e di empatia nelle risposte è veramente scarno. La voce è lo stesso, se provate a cambiarla non subito cambia e non è comunque quella che ci aspetteremmo da ChatGPT, perché non corrispondono alle voci che ci sono effettivamente sul chatbot, quindi è tutto da raffinare dal punto di vista tecnico, e il tempo che un sistema come questo diventi fatto benino, sempre che davvero diventi fatto benino, sarà già arrivato Gemini o chi per lui. Quindi se il motivo per cui volete acquistare un sistema di questo tipo è l'interazione con l'intelligenza artificiale, io ve la sconsiglio. Se poi vi può affascinare il fatto di avere Android 13 completo in auto con tutte le applicazioni e tutti i rischi che ne derivano, allora è un altro discorso, ma ci sono comunque tantissime alternative presenti sul mercato, tanto più che questa qui ha un prezzo abbastanza oscillante. Al momento ho visto su AliExpress si trova a circa 160 euro, su eBay 199, su Amazon era uscito dall'inventario, prima c'era e quando c'era costava addirittura fino a circa 280 euro, insomma cifre abbastanza altalenanti, ma comunque da un 160 euro in poi, che non sono pochi. Se vi prendete un AA wireless lo pagate meno della metà, avete un'ottima esperienza senza chatbot AI, senza ovviamente tutte le app Android, soprattutto quelle per guardare video su YouTube o Prime Video, Netflix eccetera, però avete quello che vi serve per la guida. E secondo me al momento la cosa importante è quella, e anche in futuro per chi vorrà l'interazione con un chatbot ci sarà appunto Gemini, che è senz'altro migliore di questo accrocchio che abbiamo appena visto. Insomma, mi sembra abbastanza evidente che questo prodotto non sia secondo me particolarmente riuscito, ma non vi giudicherò certo. Se comunque lo voleste comprare, trovate tutti i dettagli qua sotto in descrizione nell'articolo pubblicato su smartword.it. Vi ricordo solo di supportarci anche in questi video che smontano un po' i prodotti che vi portiamo, grazie all'iscrizione al canale, a un bel like e magari anche un commento dove ci fate sapere che cosa ne pensate. A parte mia come sempre un saluto e alla prossima!